Buonasera e ben ritrovati anche questa settimana a Super Quark. Anche questa sera vedremo filmati e servizi che i nostri inviati hanno girato in varie parti del mondo, perché è proprio questa la caratteristica della nostra trasmissione, cioè non di comprare servizi girati da altri e già confezionati, ma di produrli in proprio completamente, tranne che per la sequenza naturalistica iniziale. Il primo servizio di questa sera riguarda un argomento molto insolito. Vi è capitato qualche volta di dover parlare con qualcuno che ha l'alito impregnato d'aglio? È un'esperienza molto sgradevole, soprattutto se questa persona non se ne rende conto e si avvicina continuamente a voi per parlarvi. L'unica soluzione in questi casi è la fuga. Ed è proprio partendo da quest'idea che l'esercito americano sta cercando di realizzare un'arma del tutto nuova, cioè una bomba innocua, ma che libera un gas così puzzolente da far scappare i nemici. Quando ero ragazzo, nei negozi di scherzi si vendevano, forse avviene ancora ora, delle bombette puzzolenti. E l'effetto era già abbastanza simile, ma qui si tratta di trovare, come dire, un'atomica all'aglio o qualcosa di ancora peggiore. Bene, Lorenzo Pina è andato a vedere a che punto sono queste ricerche e si è persino sottoposto coraggiosamente a una prova di annusamento di queste bombe super puzzolenti, sia pure in versione baby. È sopravvissuto e ci ha mandato questo servizio. Un tanfo terrificante, demenziale. Non si può respirare. Il cuore batte impazzito. È impossibile pensare, parlare. Un odore mai sentito che sconvolge la mente. È il panico. Rimane soltanto la fuga. La fuga lontano da questo orrore invisibile, devastante, che penetra ovunque. Niente del genere è ancora accaduto, ma potrebbe presto succedere se l'esercito americano riuscirà a realizzare un ambizioso progetto del programma Armi Non Letali, la bomba super puzzolente. È possibile creare un odore così mostruoso che non solo sia nauseabondo, ma anche terrificante? È noto che il senso dell'odorato è in grado di scatenare forti emozioni. Il grande scrittore Marcel Proust, nel Profumo delle Madelenettes, un biscotto tradizionale francese, vide risorgere con una forza straordinaria i ricordi di epoche ormai lontane della sua vita, il tempo perduto, la cui ricerca costituisce il tema del suo grande romanzo. Più prosaicamente, l'odore di vecchie uniformi o tende riesce a generare ricordi così vivi da indurre il panico, ancora oggi, in diversi reduci di una guerra lontana come quella del Vietnam. Ma un odore che provochi una paura intensa, anche senza far risorgere ricordi di passate brutte esperienze, è sintetizzabile in laboratorio? All'Università del Minnesota, nel Centro Medico per Veterani, il professor José Pardo ha studiato il problema con l'aiuto di una particolare tecnica, la PET, che consente di vedere in azione varie parti del cervello. Ai volontari che vengono sottoposti al test viene fatto annusare un cocktail di odori veramente schifosi e repellenti in cui prevalgono i composti dello zolfo. Qui la rivoltante esalazione viene racchiusa in un sacchetto. Come reagisce il loro cervello? Ebbene, si è visto che fra le parti più attive vi sono due piccole ghiandole, l'amigdala, situate profondamente nel cervello. Le vediamo in falsi colori in queste immagini. Queste ghiandole, in particolare quella di sinistra, sembrano molto sensibili, almeno negli animali, a segnali di pericolo sia visivi che uditivi e olfattivi. Non solo, l'amigdala svolge un ruolo importante nell'innescare la paura. Ma dove trovare l'odore più terribile del mondo? Bisogna infatti tenere presente che il concetto di ciò che è profumato o puzzolente varia moltissimo con le culture umane. Un appassionato di cavalli definirà commovente l'odore del letame. La stessa esalazione potrà essere giudicata ripugnante da chi non ha la stessa passione. Nel sud-est asiatico questo frutto, il durian, è considerato una vera leccornia, tant'è che viene venduto anche fuori stagione congelato,
ma per il naso degli occidentali è semplicemente nauseabondo perché sa di marcio. D'altronde anche certi formaggi, una vera delizia per molti buongustai, in fatto di odori non scherzano. Allora come trovare un tanfo che metta d'accordo tutto il genere umano? All'Istituto Monal per lo studio del senso del gusto e dell'olfatto a Filadelfia, i ricercatori sono ormai sulle tracce di questo tremendo odore. I primi test effettuati su volontari di varia provenienza etnica hanno permesso immediatamente di escludere alcuni odoracci disgustosi ma non terrorizzanti. Tuttavia, nella straordinaria collezione di tanfi e puzze raccolta in questo istituto, i ricercatori sono riusciti a trovarne uno veramente temibile. È racchiuso in questa boccettina. Si chiama Standard del governo americano per i cattivi odori dei gabinetti. È una miscela messa a punto per provare il potere deodorante dei prodotti per le pulizie. Questo odore standard dei gabinetti non è affatto standard, cioè non si incontra facilmente ed è veramente orribile e schifoso. Tutti i volontari che lo hanno annusato si sono spaventati credendolo tossico e pericoloso, mentre in realtà è assolutamente innocuo. Ma per la bomba super puzzolente, l'odore standard dei gabinetti non è sufficiente. Un'altra essenza, al di là delle peggiori fantasie, si chiama chi? Io? Immaginate una discarica in piena estate con rifiuti organici in putrefazione che ribollono e fermentano. I miasmi di questo luogo infernale possono dare solo una pallida idea delle qualità dell'odore chi? Io? Nel bouquet di questo tanfo prevalgono le molecole solforate che il nostro cervello riconosce come segnali di pericolo, poiché indicano il marcio e la decomposizione organica. Con una goccia di questa pestilenza addosso creereste il vuoto nelle strade più affollate. Da qui il nomignolo affettuoso dato dai ricercatori all'orrendo composto. Chi? Io? Come vedete, Andrea, il nostro operatore, temendo l'efficacia dell'inquietante effluvio, si è cambiato e messo addosso questa palandrana impermeabile per evitare che i vestiti assorbissero la micidiale peste e di doversi chiedere, una volta uscito dal laboratorio, in mezzo alla gente in fuga, chi? Io? Se da sole queste due micidiali puzze non sono ancora abbastanza efficaci, una loro miscela può rivelarsi la carta vincente. Ma in quali proporzioni mescolare i due più terribili tanfi del mondo, lo standard del governo americano per gli odoracci dei gabinetti e chi? Io? Abbiamo voluto provare di persona questa sorprendente miscela alla base della bomba super puzzolente. Qualcuno della troupe si offre volontario? Va sempre a finire così. Ed eccoci addirittura d'arrivo. Al traguardo, l'odoraccio più schifoso del pianeta. Direi che basta. Ok, it's enough. Thank you. A giudicare dal nostro test, i lavori per confezionare questo odoraccio estremo sono piuttosto avanzati, ma sentiamo cosa ci dice la direttrice del progetto. Una delle ragioni che spiegano perché i cattivi odori possano scatenare la paura o l'ansia è che rappresentano una specie di segnale di allarme per indicarci le caratteristiche dell'ambiente dove ci troviamo. Anche se non riconosciamo l'odoraccio o non lo associamo a esperienze passate, siamo spontaneamente molto prudenti quando incontriamo un odore disgustoso, perché potrebbe rivelarsi tossico. Credo quindi che sia molto semplice sintetizzare odoracci che inducano una certa paura nelle persone, anche se è la prima volta che li incontrano. Comunque, anche se realizzare l'odore più temibile del mondo è tecnicamente possibile, prima di utilizzarlo come arma non letale, molti altri problemi dovranno essere risolti. Perché una volta lanciato all'aria aperta, il super tanfo dovrà dimostrare di essere abbastanza resistente all'inevitabile diluizione nell'atmosfera e all'azione del vento. E anche che dopo aver appestato l'aria per qualche ora si dissolva e non rimanga in giro per giorni o settimane.